Aramon, figlie della luce stellare, che vive in ogni luogo, spazio e dimensione, eccoci qui ancora una volta per descrivervi gli ultimi aggiornamenti della Federazione Galattica nel mio 53esimo viaggio in astronave. Di fondamentale importanza è il messaggio che Amrir di Maya Valkin del Concilio di Nibiru e della Federazione Galattica Pleiadiana ed Aaron Sumase hanno voluto donarci in questo rapporto di contatto a tutti coloro che seguono l'ascensione, programma del nuovo DNA cosmico per il nuovo uomo e la nuova umanità. DNA 2 umano. Io sono Amrir di Maya, anima nell'anima di un Walkin, corpo missione in Davide Russo Diesi. DNA 2. Il messaggio del 53esimo viaggio in astronave. La sensibilità della matrice divina, riuscire a vedere la luce. Dall'astronave madre della Federazione Galattica 18 giugno 2012 ore 4:12 am. Alpignano, Casellette, Torino. Eccoci qui a descrivere il 53esimo viaggio in astronave. Il rapporto di contatto con la Federazione Galattica, un viaggio di estrema importanza per i contenuti scaricati direttamente dal Concilio di Nibiru. Comando e controllo per l'ascensione della Terra e centro controllo missione per Starsea ed Valkins del piano divino. Aramon. Io sono Amrir di Maya Walkin, in missione sulla Terra di Tiamat per conto della Federazione Galattica, disceso in corpo missione di Davide Russo Diesi nel giorno del suo trapasso il 16 dicembre 1998. Vi amiamo sopra ogni frontiera ed il nostro obiettivo è la custodia della pace sul vostro pianeta ed il miglioramento genetico per la salvaguardia del pianeta. Siamo giunti al mio 53esimo viaggio in astronave. Rapporto di contatto con la Federazione Galattica e sono molto fiero di ciò che in questi anni siamo riusciti a co-creare insieme a tutti voi amici carissimi, fratelli vicini e lontani. Sono orgoglioso di essere qui con voi ancora per servire la luce pleiadiana, questo grazie al vivo rapporto di Walking che sperimento ogni giorno della mia vita attraverso questo mio corpo missione in contatto con le civiltà extraterrestri delle Pleiadi di Maya attraverso il maestro di scienza universale Amrir del Concilio Superiore di Nibiru, rappresentanza pleiadiana su Tiamat. Aramon, è giunto nuovamente il giorno del mio viaggio nelle stelle e nelle galassie universali, grazie ai fratelli di luce e dal mio DNA di seme stellare Starsea e DN2 che puntualmente mi porta a vivere viaggi nella dimensione astrale della luce. In questo importante rapporto di contatto, il messaggio rivolto a tutti noi è di fondamentale importanza per i mesi futuri di cambiamento, che ci attendono da qui a ottobre, novembre e dicembre. Questo mese di giugno è stato caratterizzato dal focus verso i nostri governanti e da alcuni governi come la Grecia. Ecco cosa ho ricevuto in questo magnifico viaggio dove la mia mente ha iniziato a percepire dimensione dell'ultradimensione, il viaggio dentro al viaggio, la luce dentro la luce. Appuntamento al monte, ha appena piovuto, uno di quei temporali estivi, avrei preferito il caldo alla pioggia, non ero certo preparato a questo. Prima di partire da casa avevo accuratamente guardato se mai mi mancasse qualcosa: torcia, chiavi auto, le diverse foto di alcune persone bisognose, il palmare GPS, ma di certo non mi sarei atteso di arrivare davanti del portellone del disco completamente purificato dall'acqua. Sono circa le 4 del mattino del 18 giugno anno 2012, sono molto ansioso di rivedere Aaron, il mio tutore in astronave. A volte passano mesi dove i contatti divengono sottili ed astrali, ma questa volta il salto lo farò con tutti e due i piedi. Sono molto eccitato dall'idea di risalire sui mezzi avanzati della Federazione Galattica. A volte il pensiero, il ricordo si perde, ma, appena percepisco il magnetismo dell'astronave raggiungere la mia pelle, eccoli riaffiorire tutti i ricordi dei diversi ed innumerevoli viaggi in astronave compiuti con questi meravigliosi esseri di luce. Non è importanza dico tra me e me, mi hanno accolto da semi-morto, figuriamoci da bagnato. Il verde della boscaglia è cresciuto a dismisura a malapena riesco a fare passi lunghi e distesi, l'erba è troppo alta, mi aiuto con un bastone trovato lungo il percorso. La base di atterraggio non è molto comoda questa volta, i dati ricevuti ed inseriti nel mio GPS palmare indicano un luogo abbastanza distante dalla strada, che porta a Casellette, un paesino,
che sorge proprio sotto al sacro monte dell'asino il Mausinè. Ogni volta che affronto questo percorso da casa al disco, quando vengo chiamato a recarmi di persona in contatto con loro, tutto diviene un'escalation di emozioni e di amore profondo verso questi esseri luminosi così pazienti con noi e così amorevoli. Non riesco a volte a comprendere tutto il codice del piano piano divino, ma a volte si presentano solo piccoli puzzles da compilare in autonomia e questa volta decido di approfittare della presenza fisica per porre forse se ci riuscirò qualche nuova domanda che poi sicuramente risulterà poco intelligente come dice Amrir, ma intanto occupo il tempo del percorso stradale cercando nella mia coscienza quali possano essere le domande consone alle quali tutti noi diamo corrente e vita. Se penso a questa mia seconda vita come ad una vita normale, nulla riesce a calzare realmente in nulla di ciò che conoscevo prima di averli incontrati, intendo. Ogni cosa dentro e fuori di me si è amplificata come una musica, che si gonfia fino a giungere diretta al cuore. Al cuore. Vivo una doppia località, questo l'ho compreso benissimo, un sogno lucido sulle Pleiadi in una camera criostatica dove il mio corpo raccolto da un fascio di luce dopo l'incidente venne prontamente sostituito con il mio corpo identico ad immagine e somiglianza per poi essere piano piano curato e ricostruito nel suo DNA umano. Ho compreso esattamente il loro karma. Riuscire a modificare nuovamente il nostro DNA per portarci ad un livello di supercoscienza attiva dove l'essere umano conosciuto come Sapiens inizia a curare, autoguarire, sentire le dimensioni, accelerare il divino dentro. Hanno poco tempo e devono farlo in fretta ma con estrema precisione. Devono recuperare il loro karma. Ci hanno già modificato una volta trasformando quella sorta di uomo primitivo in quell'uomo capace di scegliere non solo per la sua sopravvivenza ma anche per quella sopravvivenza collettiva di cui lui stesso come uomo fa parte. Io sono Amrir. Pace a te, Evo Havaya in Satalaya Elohim. Queste mie parole giungono dal mio futuro quando finalmente terminata la mia missione mi sveglieranno dalla stasi criostatica e per la prima volta con il mio nuovo corpo potrò guardare negli occhi gli scienziati universali, che hanno felicemente adempiuto al loro progetto di salvezza a salvare l'uomo per salvare la loro stessa esistenza pleiadiana. Non è certo facile giocare al divino re della materia, me ne sono certamente accorto qui su Tiamat attraverso del nuovo DNA 2 e il DNA 12 strati, basta pensare e tutto si presenta come su Atlantide pronto a meraviglia ed a beatitudine per il divino che sei. Le sincronie non si contano più, anche quelle dell'oscura luce ovviamente perché non vi è differenza, ciò che pensi arriva. Nel nuovo DNA 2 tu sei il pescatore, quel pescatore, che Cristo ci offriva di essere e divenire il pescatore di uomini. Questo toccò già in una delle mie vite e si ripresenta oggi con lo stesso principio, con l'inverso concetto però, dove l'uomo rimasto imprigionato come un pesce dalla rete deve essere da lui stesso liberato. Il pescatore deve sapere offrire un buon pesce al suo maestro, al suo sposo. Ed io, noi, siamo e desideriamo essere pescatori per il Maestro, che è in noi e divenire divini. Vivere a contatto con la luce del Cristo e dei Maestri apre ogni sensazione all'unione totale delle menti in ascesa ed io inizio a sentire questa collettiva unione dove le persone, che incontro paiono essere solo un'unica grande parte, una parte, che è anche me. Il tutto si presenta sotto i tuoi aspetti che conosci di te stesso negli altri che ti fanno lo specchio risolutivo del tuo karma. Che eccezionale equazione di Dio è questa? È geniale, pensai quando per la prima volta iniziai a percepire i pensieri delle persone vicino a me. Il divino si apre come un fiore al sole, questo è semplicemente meraviglioso e continuo a sentire sempre di più ciascuna di quelle persone, che incontrate nel mio cammino sono divenute maestre del sé, assorbendo completamente il gene cristallino, che da tempo opera come raggio di nuova creazione. Io sono Amrir. Aron Sumase pleiadiano nordico, bentornato sui tuoi passi, gene del divino. Aramon vita in te. Virgolette. Non era cambiato affatto il mio tutore pleiadiano identico e perfetto nel suo essere come non mai. Aramon gli risposi, possa la pace della nostra casa creare pace nel tuo spirito, dissi con fervore di incontro.
Aaron Sumase pleiadiano nordico. Non solo la pace dello spirito crea la pace, invoca la luce, che l'accompagna, altrimenti offrirai solo quella pace da te conosciuta. La luce dell'universo è l'eterna dimora della quadrimensionale esistenza dell'essere uno che nei quattro soli primordiali offre materia all'universo degli universi luce. È un vero piacere ricambiare ciò che ho compreso con ciò che sto apprendendo ora, è tutto un fluire Aaron. Gli risposi a tono, non volevo affatto che pensasse a me come colui che non ha terminato i suoi compiti a casa, quelli che sempre mi donano con amore ad ogni incontro con loro. Ci accomodiamo sulle poltrone e senza perderci altro tempo nei saluti, Aaron attiva la chiusura del portellone del disco e il viaggio ebbe inizio. Stiamo percorrendo il fiume dell'antimateria osservando tutte le galassie e entrare nell'io non sono, per poi fuoriuscire dall'io sono alla luce. Un'esperienza unica e rara osservare tutta la materia comporsi sotto forma di galassie spiroidali per poi offrire dentro di sé spazio, tempo, esseri vitali, azioni, cause e concause, tutto perfettamente calcolato da un'equazione, che a ritroso ritorna al numero primo in essa riconosciuta. È qualcosa di indescrivibile a parole umane, la materia non è materia, la luce non è luce, l'oscurità solo spazio vuoto antimateria e l'essere il vero. Essere solo un'idea composita piena di frequenza animata e principio, suono primordiale con se stesso per offrire l'eterna dinamica universale, la rotazione torsiale. Difficile raggiungere l'epicentro della torsione, anzi, offre Aaron il suo pensiero impossibile. L'Iddio arte luminoso si è blindato in una Gerusalemme celestiale invalicabile, inguardabile, impenetrabile. La roccaforte di Dio Padre, lo spirito primordiale. Pongo una domanda. Aaron, che cos'è il nirvana, il paradiso, l'eternità? Aaron Sumase pleiadiano nordico. Accolgo la tua vibrazione e la espando nel suo significato, che intende essere. È lo spazio del non essere. È uno spazio dove non sei. Un luogo dove hai il tuo io ma non sei quell'io che conoscevi di essere. Hai un sé ma non sei quel sé. Un luogo dove ogni io crea il suo stato di beatitudine, che è differente per ognuno di loro. L'antispazio, l'antitempo ove gli esseri godono ancora della luce di Dio arte e matematica, una luce che offre in quella ottava solo beatitudine divina. Si è molto vicino a Dio ma non si è ancora arrivati al luogo ove solo 12 esseri vivono in coadiuvante sapore dell'uno. A loro e solo a codesti 12 aspetta quel posto. Sono per eccellenza i maestri dei maestri, coloro che hanno donato la conoscenza della casa del solare a coloro che l'hanno ricercata. E tu sei in contatto con loro in quanto il nuovo DNA2 è composto da 12 eli che può ascoltarli, può sentirli, così coloro che hanno ricevuto DNA2. Ascolta la loro essenza, è come acqua senza consistenza, come neve senza ghiaccio, come nuvola senza vapore. Incredibile, tutto questo mi lascia comprendere che all'apice della medaglia gloriosa vivono 12 maestri, esseri dotati di eccellenza divina in ordine di luce al solare Padre. Questi raggi di conoscenza, veggenza, saggezza, rettitudine, fiducia, speranza, bellezza, verità, amore, luce, ombra, stasi, presiedono la casa del divino essere primordiale. Conoscere l'intero creato non è uguale, più lo si scopre e più si entra in uno di questi raggi divenendone tu stesso sostenitore e proiettore. Aaron si alza dalla sua poltrona, avendo fermato la rotazione dinamica del disco volante, e siamo ora fermi in sospensione tra la terra di Tiamat e le Pleiadi. Aaron Sumase pleiadiano nordico, non andremo oltre di questo luogo, desideravo solo portarti al di fuori della cintura fotonica, che accarezza ora Tiamat, la vostra terra. Per poterti offrire questo spettacolo dell'universo, osserva e guarda. Mi alzai dalla poltrona e andai verso Aaron, il quale stava in piedi vicino al portellone della nave stellare divenuto completamente trasparente come un finestrone. Potevo osservare l'estrema bellezza della cintura fotonica, che dalla stella Sole Alcione raggiungeva completamente la nostra Terra. Pareva essere un prolungamento della nostra Via Lattea. Incredibile, pensai, sono in mezzo all'universo ad osservare uno spettacolo unico e raro, il congiungimento di due universi lontani tra loro e allo stesso tempo vicini, immersi dalle polarità dei loro soli.
Aaron osserva la torsione della luce, che ha attratto a sé i due universi. Non trovi tutto questo una beatitudine? Sì. Sì, certamente Aaron, trovo tutto questo senza parole, sono senza parole proprio come una cintura avvolge ora entrambi i campi universali dei due universi. Siamo ora allacciati, si potrebbe dire, nella luce sicura della vostra stella. Alcione, e fantastico tutto questo e senza parole. Grazie, non finirò mai di dire grazie a tutto l'universo per poter essere testimone di tutto ciò. Aaron, ora che hai potuto osservare con l'intero tuo essere, porta queste vibrazioni ai tuoi simili e di loro che ovunque la luce li avvolge e ovunque la luce li raggiunge, di non temere i giorni futuri, anche se a volte già segnati. Tutto può meravigliosamente cambiare in qualsiasi istante, occorre solo pensarlo, crearlo. In questa cintura fotonica ogni vostro pensiero diviene reale matrice. Comunicalo ai tuoi simili. Siamo lieti di offrirvi la conoscenza della co-creazione ai puri cuori, che dimostreranno la loro purezza nell'agire verso questa fotonica esperienza dell'essere. Siete fatti di nuova luce, ora, ogni vostra cellula è legata da due universi i quali richiamano a sé i raggi coscienza dei 12 guardiani universali, che apriranno in voi i 12 universi di coscienza, che tu già hai potuto apprendere nel tuo 51esimo viaggio. L'umano si preoccupa di ciò che avviene nella parte reale, che osserva con i suoi oculari e sente con i suoi orecchi. Dovrebbe invece intensificare le attività sensoriali e lavorare nella dimensione dell'astrale fotonico, dove tutto è ancora modellabile, edificabile nella sua arte e creativa essenza. Come pensate che cresca un frutto sulla terra? Cresce perché l'invisibile luce l'attraversa sia di notte, che di giorno. Questa cintura fotonica lo nutre agli occhi invisibili dell'uomo non risvegliato, il quale attribuisce l'energia solo all'elemento acqua, dimenticando l'elemento base, che emerge dal sole e attraversa la vita negli universi. Ora, in seguito all'unione dei due universi attraverso della cintura fotonica tra Alcione Sole e Sole di Tiamat, la vostra terra vibra nel quarto quadrante dimensionale. Tutto è più sottile, divenuto impercettibile all'udito ma presente, impercettibile agli occhi ma vivente. Solo quell'uomo, che ha fecondato il grembo del suo nuovo DNA insieme agli Elohim guida, può ora godere appieno del piano sottile della dimensione, che vi avvolge, la quale non è più stabilizzata nel terzo quadrante dimensionale ma nel quarto e procede a velocità rapida, ultra rapida, al quinto quadrante dimensionale, ove definitivamente gli uomini attivati in DNA2 vedranno ascendere i propri corpi in corpi astrali nella luce. Rimasi quasi allibito da ciò che potevo percepire del divino piano, che Aaron mi aveva appena illustrato. Mi rimanevano però alcune perplessità, che però non seppi coinvogliare in questioni da porre e mi lasciai andare a quella visione, che si presentava davanti a me. Ritornammo a sederci ai nostri sedili di viaggio. Aaron coprì la visione chiudendo la trasparenza del portellone con una lieve manovra. Il disco iniziò nuovamente a muoversi, nuovamente riapparse al centro il buco nero pieno di luce e seppi che stavamo ancora viaggiando nell'universo stellare. Non si sente accelerazione, solo caldo, freddo, freddo caldo, ed il proprio corpo frizzare come una bevanda gassata. Tutto ok, non vi è paura, solo amore, stasi, estasi divina. Il disco si fermò ora dietro la nostra luna e Aaron mi chiese nuovamente di osservare fuori del portellone del disco. Aaron Sumase Pleiadiano nordico, osserva unità in missione, e riferisci ai tuoi fratelli. Vedi l'uomo cosa è capace di fare oggi con la sua sapienza omicida? Noi non siamo nemici eppure ci trattano come nemici. Noi non siamo ostili eppure si preparano ad una guerra interstellare. I governanti della vostra terra hanno scelto di servirsi dell'aiuto di quegli esseri, che in cambio di oro ed altro stanno dirottando le nazioni verso una profonda crisi economica per controllare le nazioni e gli umani nel piano esistenziale. Queste basi sulla Luna, queste stazioni lunari, che il governo oscuro sta facendo costruire, serviranno a combatterci. Guarda ancora nello schermo, queste città sotterranee hanno necessità di gallerie. I continui terremoti che la vostra terra sta subendo sono dovuti alle costruzioni di enormi gallerie sotterranee, le quali servono per fini ignobili.
Molte delle strutture sotterranee che il governo oscuro sta realizzando hanno necessità di oro. Le diverse compagnie stanno acquistando dai vostri governi tutto l'oro che è presente nei cavo delle banche nazionali. L'oro diverrà una sostanza rara come l'aria e l'acqua. Molti degli ingegneri all'opera usano tecnologia aliena di natura oscura. Questa tecnologia offre interscambi sotterranei a velocità a voi sconosciute. I diversi sisma che state vivendo sulla vostra superficie sono causa di queste costruzioni lunari e terrestri del sottosuolo. Il vostro mondo è corrotto, caro figlio di Tiamat, per questo la Federazione Galattica sta creando la scelta dentro ciascuno di voi di iniziare a lavorare sul proprio DNA2 per aiutarvi a scomparire da questa dimensione ed a scendere nella nuova. Chi rimarrà in questo luogo potrà continuare i propri scopi. Chi rimarrà in questo luogo non saranno che loro stessi, e quando l'avranno scoperto sarà per loro stessi troppo tardi. Tutti i loro piani di controllo, piani omicidi verso l'umanità, sfumeranno dalle loro mani quel giorno, che affacciatisi alle loro finestre non vedranno che un pianeta vuoto, lasciato ai loro offensivi obiettivi. Abbiamo tentato più volte di aprire trattative con loro, l'unica risposta che sono stati in grado di darci è stata che il pianeta è di loro proprietà, e che ne fanno ciò che pensano meglio per i loro fini. Abbiamo più volte offerto il nostro aiuto e sostegno al rientro nella luce di provenienza con tutto l'amore di cui siamo a conoscenza, ma non vi è stato molto da fare. Il piano divino prevede pertanto per i prossimi anni l'adempimento del piano di salvataggio della razza umana, inserendo in principio il nuovo DNA2 capace di teletrasportarvi in corpo e anima sulle nostre navi per poi depurare ognuno di voi e offrirgli la stessa terra che conoscete, ma questa volta immersa in una dimensione di fratellanza ed amore, di pace. Non vi sarà nulla da spiegare, sarete consapevoli di ogni cosa, estremamente consapevoli. Occorre ora prepararsi e non lasciarsi andare a rabbia o a pensieri scuri. Il vostro pianeta sta ora scomponendosi secondo piano di ascensione, una nuova terra sta per essere creata dai vostri stessi cuori amorevoli. Non dovete fare altro che fare focus sul nuovo, sulla luce, sulla pace, che i vostri stessi cuori hanno desiderato per eoni, e la vostra terra nuova diverrà giardino di Eden nuovamente come al suo principio. Il giorno del sole è molto vicino, tenetevi l'uno con l'altro per la mano, sostenete il cuore creativo, concentrate le vostre forze nel visualizzare una terra nuova, pura, incontaminata, con valli dorate, e montagne sacre. Sarete e diverrete come i vostri fratelli della cavaterra. Sarete immersi in una matriosca della vostra stessa terra e senza accorgervene sarete lì trasportati. Sarete aiutati in primo luogo dai fratelli della terra in cava, i quali a loro volta ascesero all'interno per salvarsi dalle inondazioni e dai moti perpetui della terra antica. Loro conoscono molto bene questo processo, affidatevi completamente a loro. Sono esseri amorevoli, che hanno già vissuto il passaggio della quarta dimensione. Pace. A voi terrestri, confidate nel divino piano. Uno sarà preso, l'altro lasciato. Pace. Luce. Ascensione. DNA2. A Ramon, Amrir di Maya in corpo missione Davide Russo Diesi.